Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Quest'oggi ci immergiamo nel report del trofeo Hot Bodies alla Bolognina Off-Road. Quando è la prima volta che abbiamo visto il mini autodromo Bolognina Off-Road su questo canale? In occasione del video che ho realizzato per lo Jelasi Tuned Test Day. Quindi ragazzi, se ve lo siete perso, se avete fatto questa cosa così grave, non preoccupatevi perché come al solito vi metto il link in alto. Quindi andate a vederlo e sicuramente vedrete il furgone attrezzato di Jelasi, vedrete che atmosfera si respirava e soprattutto vedrete una pista diversa. Infatti ho scelto di fare questa gara perché già conoscevo il tracciato e infatti il tracciato era il medesimo, ma le condizioni della pista che abbiamo trovato erano totalmente diverse rispetto allo Jelasi Tuned Test Day. Ma che dire ragazzi, che gara, piena di emozioni, piena di sorprese e alla fine è andata anche bene. Chi mi segue su Facebook avrà visto il mio mini report, ma se volete scoprire tutto l'andamento della gara, dalle qualifiche fino alla domenica sera, non perdetevi il video che sta per cominciare. Sigla! Che gara ragazzi, che gara ragazzi. Che dire, sono stato veramente soddisfatto del risultato. Voi mi direte, ok, è un podio banalissimo, sì, perché sono arrivato terzo. Lo dico in anticipo, quindi sono arrivato terzo alla fine, ma è stata una gara veramente complicata. Partiamo dall'inizio, doveva essere una gara abbastanza tranquilla, con soltanto un super big driver che è appunto il mio compagno di squadra Mattia Polito, che infatti era presente alla gara, più molti altri fortissimi piloti come Flamini, come Masaggia, che in quella pista vanno veramente forte, e come tanti altri che erano già presenti nell'iscrizione, ma il sabato c'è stata la sorpresa perché altri due piloti della top 25 del mondo hanno deciso di unirsi alla gara e di partecipare così all'improvviso. Sto parlando di Alex Zanchettin e di Ravaglia. Quindi ragazzi, la gara è diventata molto più interessante rispetto all'idea con la quale ero partito da casa e è diventata anche al contempo molto più complicata. Ragazzi, il sabato ero in pista e la macchina faceva terrore. Faceva terrore, le gomme andavano perfettamente, facevo dei tempi stratosferici per il mio livello. Io ricordo sempre che non sono un pro, ma corro nei pro e che quindi non ho la possibilità, a causa di impegni familiari, di tutto quello che sapete, di provare quanto provano i ragazzi più giovani e anche più bravi di me, e soprattutto non sono più giovane e bravo come lo ero un tempo. Quindi nonostante tutto ero veramente competitivo, avevo un passo di gara incredibile e a livello anche di best lap, che solitamente nelle ultime occasioni pago abbastanza rispetto ai top driver, in realtà in questa occasione mi trovavo soltanto a 6 decimi da Mattia Polito, che in quella pista, non me ne vogliono gli altri, ma di quelli che ho visto fa veramente un altro mestiere. Infatti lui aveva un best lap di 40,0 e io avevo fatto 46 addirittura 2 volte. Chiaramente sul passo di gara non c'era assolutamente storia nel confronto con Mattia, però ero veramente soddisfatto perché la mia macchina andava perfetta e tutto sembrava funzionare al 101%. In questa gara inoltre ragazzi c'era un'eccezione perché da sabato alle 3 del pomeriggio ho avuto Luca Canapi, che oltre ad essere un grande amico è anche una persona molto competente e molto preparata, con la quale ci confrontiamo spesso e con la quale abbiamo anche sviluppato in parte il setup base dell'MP10 TK1. Stiamo tuttora lavorando, scusate ancora per l'attesa, ma è più complicato del previsto, sul setup base della TKI2, ma ragazzi, secondo la mia opinione ci siamo veramente vicini.
Quindi dalle 3:30 del pomeriggio del sabato non ho più toccato un cacciavite. Non solo, la sera, quando siamo andati in hotel, Luca ha preso la mia macchina e me l'ha rifatta totalmente. Lui, a casa sua. Quindi, che dire, io lo ripeto anche nel video, non so veramente come ringraziarlo di quello che ha fatto per me sia nella giornata di sabato ma chiaramente anche nella giornata di domenica. E quindi ragazzi, andiamo a vedere cosa è successo in hotel e soprattutto come era fatta la nostra camera, perché incredibilmente ci hanno dato una suite. Andiamo a vedere. Siamo arrivati in hotel e guardate ragazzi che stanzona che ci hanno dato. Incredibile, è un mini appartamento. Qui si può lasciare la carta dopo. Davvero, ma non l'ho portato. Che ci dici, Lore? Mostraci il tuo letto. Eccolo, questo è il letto di Lorenzo, qui abbiamo Mr. Bosi, ve lo ricordate? Ormai tanto non faccio un video con lui. E guardate che qui ci dormiamo io e Bosi, che abbiamo anche qui la plafoniera del controllo, con tutti i tastini. Davvero, c'è Sky. Qui, carissimi Bosi, si tratta bene, eh? Nell'armadio ci ha guardato se c'è scheletri. Là c'è il frigo bar. C'è la cassaforte. C'è la cassaforte. No, non ci sono una lira. No, noi siamo in bolletta. Andiamo a vedere il bagno. È una cittadina sto bagno. Va bene, dai, chi deve andare a farsi la doccia, ragazzi? Ma tranquillo. Poi ho un puzzo mi ha tanto. Perché vi sveliamo, ragazzi. Allora, Lorenzo era venuto soltanto in visione solo per oggi e aveva detto vado via prima dell'aperitivo perché in pista c'è stato l'aperitivo. Poi ha detto no, vabbè, ragazzi, faccio anche l'aperitivo. Poi a un certo punto ha detto no, vabbè, dai, ormai venga anche a cena, che si fa? E poi a un certo punto ha detto sai che fa? Dormo anche chi? Il problema è che non c'ha la borsa perché non era previsto, però noi giovani avventurieri siamo... Sai che $10 rimane anche domani. Noi giovani avventurieri siamo pronti a tutto. La mattina della domenica arrivo in pista circa alle 7:02 e Luca era già là con la mia macchina. Incredibile. Ho scaricato la macchina, mi sono piazzato, avevamo in programma una manche da 5 minuti senza recuperi perché era soltanto cronometrata e 3 qualifiche più finali A, B e C con bump up. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo di nuovo in pista, trofeo Hot Bodies alla Bolognina. Guardate che bello sfondo che ho con la pista della Bolognina, pista veramente tecnica, pista veramente difficile. Ci abbiamo fatto lo Jelasi Day e niente ragazzi, ci vediamo appuntamento a dopo le qualifiche, a dopo. Il feed della gara era importantissimo, c'erano tantissimi iscritti, credo si sia passato le 70 unità e quindi insomma la gara era favolosa. Nella manche libera la pista era molto umida e sinceramente non c'è stato un grande feeling con la macchina, non avrei mai potuto immaginare quello che sarebbe successo di lì a breve.
qualifica è andato tutto abbastanza bene, nonostante che a sensazione personale credevo che non fosse andato tutto bene. Ho fatto il quarto tempo assoluto, però con 2 errori. E con la pista ancora leggermente umida io credevo che la mia macchina dovesse ancora trasformarsi e tornare quella del sabato sera. Eccoci ragazzi al termine della prima qualifica. Purtroppo ho fatto 2 errori e ho chiuso in quarta posizione a 4 secondi dalla seconda posizione. Quindi primo abbastanza imprendibile, tra l'altro il mio compagno di squadra Mattia, ma gli altri 2 possiamo lavorarci su. La macchina ancora è un po' legnosa, abbiamo provato tutto ieri con condizioni di pista leggermente diverse, vediamo se con il passare del tempo la pista tornerà ad essere quella di ieri e riusciremo a essere di nuovo competitivi come sinceramente l'avevamo ieri. Il feed della gara è importante, ci sono 3 piloti della top 25 del mondo. Quindi ragazzi, che dire, appuntamento alla seconda batteria. Il grosso problema però ragazzi è che quella del sabato sera non è mai più tornata. Quindi ci siamo messi a lavorare, abbiamo fatto qualche piccola modifica e un cambio di mescola di gomme per la seconda qualifica, passando da Bangkok Super Soft a Bangkok Soft, e sono ripartito. La seconda qualifica però ragazzi l'ho chiusa abbastanza pulita con solo una piccola incertezza, ma sono andato molto più lento che nella prima. Ok ragazzi, finita la seconda manche, ho fatto ancora una volta un errore, però questa volta gli altri sono andati molto più forti e ho chiuso in sesta posizione. Speriamo per le prossime manche, questa spero di poterla scartare. Quindi ancora una volta modifiche, ancora una volta piccoli aggiustamenti di setup e ci prepariamo per la terza qualifica. Ok ragazzi, finita l'ultima manche, questa volta secondi, ma secondi col punto esclamativo. Della serie che praticamente hanno sbagliato tutti gli altri e io sono riuscito a non sbagliare e ho preso il secondo posto assoluto di questa batteria. Però non fa niente ben sperare per le fasi lunghe perché non abbiamo più la velocità di ieri e vedremo che cosa accade di fare qualche piccola modifica alla macchina. A dopo ragazzi con gli aggiornamenti dalla finale. Nella terza qualifica ho chiuso al secondo posto assoluto. La macchina andava abbastanza bene ma i tempi si alzavano per tutti e quindi ero abbastanza tranquillo. In realtà ho chiuso al secondo posto perché molti dei big hanno avuto problemi o gravi errori durante la qualifica e quindi ne ho approfittato e ho preso i punti del secondo. Questo mi ha permesso di concludere le qualifiche in quarta posizione e di essere pronto a scattare dalla mattonella numero 4 per il main event. A seguito delle qualifiche ragazzi, come sapete, la gara aveva tantissimi partecipanti, per cui c'erano tantissime finali e noi eravamo gli ultimi a partire. La durata della finale era 30 minuti e sia io che tutti gli altri piloti si sono accorti che col passare del tempo i cronologici alzavano in maniera esponenziale. Confrontando i tempi delle finali con quelli delle qualifiche a parità di pilota, si aveva ragazzi la pista che sembrava essere più lenta addirittura di 1,5 secondi nei casi più gravi. Quindi tutti noi abbiamo capito che la pista stava rallentando in maniera esponenziale e conseguentemente che probabilmente tutto ciò che avevamo provato il sabato e anche nelle manche di qualifica non sarebbe stato buono. Quindi abbiamo fatto veramente di tutto, anche cose veramente strane. Abbiamo visto un mix di oli differenziale nel mio box che in 22 anni praticamente non era mai successo. Abbiamo cercato di dare il meglio, di preparare la macchina per i 5 minuti di prove libere dove anche noi potevamo capire che cosa era successo alla pista. Infatti l'organizzazione ci ha dato 5 minuti di prove libere prima della finale B, quindi ben più di un'ora prima della nostra finale, e già lì abbiamo capito che la pista era veramente rallentata di più di 1,5 secondi. Quindi scelta delle gomme complicatissima, mi sono confrontato con Luca fino all'ultimo momento e poi siamo partiti per la finale. Ragazzi, la partenza è stata favolosa, tutte le nostre scelte si erano rivelate giuste. Siamo partiti, Mattia è scattato subito insieme ad Alex e io ho fatto una lotta veramente intensa per circa 15 minuti con Marco Ravaglia. Che dire, ero molto contento
di poter lottare con lui perché è un pilota molto forte, un pilota corretto, finalista dell'ultimo campionato europeo, e quindi ragazzi ero veramente contento di come stava andando, anche se purtroppo avrei dovuto fare un piano in più. Quindi ho fatto il piano in più e perdevo il distacco, ma fino a quasi il terzo pieno era veramente abbastanza vicino. Credevo di potercela fare, ma in realtà da un certo punto in poi io ho peggiorato qualcosa e ho fatto anche 2 errori che sono stati comunque gli unici della mia finale, mentre Marco andava sempre più forte. Quindi col passare del tempo il lucido che si era formato sulla traiettoria si stava sgretolando e quindi Marco migliorava i suoi tempi. Io ero un po' più lento di lui, ma più costante. Ciò non mi è bastato per arrivare a prenderlo a fine gara. Mi gli sono arrivato a 16 secondi, in più gli ultimi 4 minuti ho dovuto anche contenere un arrembante rientro della coppia che mi stava inseguendo, che erano Flamini e Masaggia, che hanno fatto veramente una gara spettacolare questa volta. Alla fine della gara Alex ha avuto un problema tecnico, credo alla frizione, e si è dovuto ritirare, per cui ragazzi ho preso il podio con un po' di fortuna. Ho preso il podio con un po' di fortuna, ma sono stato veramente contento perché a vedermi c'era mia figlia Sofia e quindi ho potuto portarla con me alle premiazioni e sul podio. Che dire, non ho fatto nessun video post gara, quindi non ho fatto la chiusura in pista, non ho fatto niente perché ragazzi ho fatto tantissime foto. Ho fatto le foto per la Kyosho, ho fatto le foto per Energy Fuel perché abbiamo avuto un podio tutto Energy e addirittura tantissimi piloti finalisti usavano miscela Energy. Ho fatto le foto con tantissimi amici che ho conosciuto, di voi del canale, e sono stato veramente contento di avervi conosciuto. In più ragazzi ho fatto le foto con i miei compagni d'avventura, ho fatto le foto con Luca, ho fatto le foto con Bosi, e ragazzi sono stato veramente contento di come è andata questa gara. Nonostante, ripeto, il podio l'ho preso con tanta fortuna, credo comunque di essermelo meritato almeno per l'impegno. Ragazzi, che dire, attendete perché prestissimo vi passerò il setup base che abbiamo sviluppato. Ragazzi, è molto particolare. Chi ha visto la mia macchina in iBox può aver notato qualcosa, ma vi assicuro che funziona veramente bene. Mi riservo di farlo provare ancora ad altre persone, oltre che a chi l'ho già fatto provare, che si è trovato bene. Mi riservo di provarlo io in altre piste, ma adesso ragazzi siamo già a 3 piste dove funziona perfettamente e a 3 piloti che hanno tratto vantaggio da questo setup. Quindi ragazzi attendete perché presto ci sarà il video sul setup base dell'MP10 TKI2. Me lo avete chiesto veramente in tantissimi, sappiate che sta arrivando il momento. Intanto ragazzi vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale, vi rinnovo l'invito a mettere un mi piace e commentare sul video. Se vi siete visti nel video scrivetemi un commento e ditemi a che minuto siete spuntati nel mio video, nel pit walk che ho realizzato, e soprattutto mettete un like anche sul mio profilo Facebook Fabrizio Deghesi RC. Ragazzi ci vediamo al prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!